Fanciulli, buongiorno, altro giro, altra corsa, oggi siamo in Olanda, ma prima di iniziare col video alcune doverose premesse. Tanto per cominciare, non sono da solo ma sono in ottima compagnia, squadra. Eccolo! Siamo in compagnia di Daniel Mazza, Mondo Aeroporto. e di Diana De Lorenzi. Questa è gente seria, ragazzi, questa è gente con l'influenza, cioè insieme fanno più follower da Ferragni, una roba proprio. Ma è vero! 300.000 è una tacca. Ma una roba incredibile. La seconda doverosa premessa è che questo video non tratterà l'Olanda classica, quindi se vi aspettate Amsterdam, Zaanstad, coffee shop, tulipani e donnine, no, non è questa l'Olanda che vi racconteremo, perché questo è un viaggio patrocinato dall'ente del turismo olandese e Minobe App, che è un'applicazione per consigli di viaggio. hai studiato molto bene, bravissimo. preparatissimo, Sì. Apposta. per farvi scoprire un'Olanda un po' fuori dalle tradizionali rotte turistiche. In particolare ci concentreremo sulle città di Eindhoven. Rotterdam. e Utrecht, che è dove siamo in questo momento. La terza doverosa premessa è che non siamo in Olanda, perché Olanda è il nome sbagliato, il vero nome è Paesi Bassi o Netherlands in inglese, no? Giusto. Che l'Olanda in realtà è una regione dei Paesi Bassi, cioè un po' come se chiamassimo l'Italia Sicilia, Piemonte, non so bene come mai. Tanto Paesi Bassi si trovano a nord, No. tutti alti 1,80. Ok, questa è... È una freddura. Aia. Ne vedrete tantissime. Daniele è carico, io ve lo dico, raga, Daniele è carico. Un colpo basso nei Paesi Bassi. E allora pure tu, vabbè, fai una festa, E facciamo a questo una festa. punto siamo pronti a cominciare. Il nostro viaggio è partito dall'aeroporto di Rotterdam, dove al nostro arrivo siamo stati accolti dal personale dell'aeroporto, che ci ha fatto vedere in breve i servizi dell'aeroporto, che è molto piccolo ma estremamente efficiente, fantastico, velocissimi. Manco il tempo di scendere dall'aereo, ce l'ho già qua. Sono così veloci a consegnare i bagagli perché qui c'è il nostro bagagli e lì c'è l'aereo, cioè sono praticamente a 30 metri di distanza. È principalmente servito dalla compagnia Transavia, che è la low cost di KLM sostanzialmente. A proposito di Transavia e Rotterdam, quando uno vola in Olanda tende a pensare di volare su Amsterdam con le compagnie principali eccetera eccetera, ma esiste anche quest'altra opzione, perché ci sono dall'Italia dei voli diretti su Rotterdam da Venezia, Roma, che è quello che abbiamo preso noi, Pisa e, se non ho capito male, addirittura Lamezia Terme, e che oltre a costare di meno ti porta in un aeroporto che comunque sta a 40 minuti di treno da Amsterdam, perché in Olanda le città sono tutte vicine tra di loro, ma soprattutto ti porta a 10 minuti da Rotterdam, che è veramente una città sorprendente, e ci andiamo adesso. A Rotterdam stiamo al James Hotel, che è un posto veramente molto carino, e c'è una cosa che non ho mai visto in tutto il mondo, cioè la colazione funziona con questo food market, che praticamente tu prendi quello che vuoi, il pane, la Nutella, le bevande, la frutta, il caffè, il cappuccino eccetera eccetera, e poi deve arrivare a sta macchinetta dove tu tocchi, e praticamente selezioni tutte le cose che tu hai preso, ti componi il tuo menù e paghi, e non c'è nessuno che controlla. Ogni volta che vedo queste cose dico, ma in Italia Avrebbe proprio funzionato. io amo il Nord Europa, lo sapete, cioè è il mio posto, perché queste cose qua sono belle, cioè la gente si fida, l'onestà è la base di una civiltà. Dall'aeroporto si prende il bus 33 che ti porta alla metropolitana, e nel giro di neanche 20 minuti si è nel centro di una città che difficilmente può essere compresa senza conoscere la sua storia. Rotterdam, infatti, è sempre stata uno dei centri culturali principali dei Paesi Bassi, e quindi una città vibrante al centro di enormi movimenti artistici, ma durante l'invasione nazista dell'Olanda venne completamente rasa al suolo, risparmiando pochissime aree come il vecchio porto di Delft, uno dei pochi posti dove a Rotterdam si può ancora respirare quel fascino olandese fatto di case antiche che si specchiano nei canali, barche e mulini a vento nel mezzo della città. Tuttavia, come ho già detto altrove, la bestialità dell'uomo può forse distruggere l'aspetto di un luogo, ma non la sua anima. Ed è così che Rotterdam si è totalmente reinventata e ricostruita, dando libero sfogo alla genialità dell'architettura moderna. La zona di Black è una delle zone in assoluto più fighe di Rotterdam, perché da qualunque parte ti giri c'è un gioiello architettonico pazzesco, no? Partendo così, ma banalmente in senso orario, no? Cosa ci abbiamo qua? Signor Gradoni. Dei signori gradoni, cioè. No, c'è un edificio a gradoni bellissimo con i gradoni spioventi sulla strada. Poi c'è il mercato centrale, che è il mercato principale di Rotterdam, da cosa mi è stato spiegato, o meglio il mercato permanente. E questo arco intorno è un condominio, cioè ci abitano delle persone e i cui appartamenti si affacciano sul mercato principale. Poi ti giri, c'è quell'edificio là che sembra una fabbrica, diciamo, quell'altro che sembra un matitone, la stazione di Black, che anche lì è un gioiello dell'architettura locale, ma soprattutto il vero motivo
per venire a Blatt, che sono le Cubi. I cubi. I cubi. Le case cubiche di Piet Blom o Piet Blom, non so quale sia la pronuncia, sono una delle icone architettoniche di Rotterdam e sono un progetto particolare che risale all'inizio degli anni 80. Sono state fatte tra l'82 e l'84 nel corso di un progetto che doveva creare una zona di collegamento tra il Porto Vecchio e il centro, e così questo architetto, Piet Blom per l'appunto, decise di creare questo nuovo concetto di casa dove nella sua idea le case cubiche dovevano rappresentare un po' come gli alberi di un bosco. Questo più o meno è quello che dice la cultura, ma poi non so esattamente quanto sia riuscito l'esperimento, perché tutto sembrano fuorché alberi, scusate però. Case cubiche dove peraltro abbiamo notato una particolarità della giornata di Diana. Il calzino lo capisco, ma due scarpe diverse no. Il bello è che me ne sono accorta adesso. Ma anche tutte e due destre. Anche noi ce ne siamo accorti adesso. Tutte e due destre sono. Un messaggio per tutte le donne. Allora, due uomini si sono accorti dopo 6 ore che una donna che sta attaccata a loro per 24 ore aveva due scarpe diverse, quindi per farvi capire l'importanza che diamo. Aspetta, basta, non mi mettete in Check the mezzo. difference. Perché io sono artista, perché io sono pazza, così devi dire. Indietro. Non ho capito, stiamo in una città con le case a cubo e io non posso mettermi due scarpe, cioè, e così te la devi rivendere. Devi osare di più, prossima volta colori diversi. Diana, che tra l'altro si è Abbiamo perso. persa. Dove è finita? Cioè, pericolosissima sta Andiamo di cosa. là. Chiamala. Diana, dove sei? È pericolosa l'Olanda. Sei matta, qua fumano. Qua si fumano le sigarette con la droga. C'è Daniel che è preoccupatissimo. Ma sei matta, che ci stanno pure. Ma dici qualcosa, Diana? Diana, una cosa importante, non mangiare i funghi. Perché qua i funghi poi vedi i draghi, i classici draghi olandesi. I famosi draghi. Ecco, questi sono gli stereotipi sull'Olanda. Ogni volta che dice qualcuno vado in Olanda pensa che ti vai a drogare. Non è vero, cioè uno dei paesi più belli al mondo. Poi c'è anche quello, perché però. Tagliamola questa. Uno stereotipo sull'Olanda che invece è assolutamente attendibile riguarda la totale follia del meteo. Quando piove ti devi mettere gli occhiali da sole perché c'è il sole, però diluvia e allo stesso tempo c'è il sole. È pazzo il clima. Basta. Dopo l'immancabile doccia nordica, sperimentiamo un tipico mezzo di trasporto locale, il water taxi. L'autista è Vin Diesel o cosa? Sarà il cugino. Parente alla lontana di Vin Diesel. Stiamo scappando da qualcuno. Non so, siamo in fuga siamo. Che dopo una folle corsa sulle acque della Mosa ci lascia in una vecchia zona industriale anch'essa contagiata dal virus della creatività olandese. Questo posto si chiama Phoenix Food Factory e una volta erano magazzini portuali, una zona malfamata, diciamo una di quei posti dove uno non vorrebbe andare, mentre adesso l'hanno riqualificata, l'hanno trasformata in un food market appunto dove puoi prendere prodotti locali, degustazioni, birre, tutte cose molto molto belle, e che ha fatto sì che questo posto sia riqualificato, frequentato dai giovani, e adesso ci costruiscono anche dei loft a carissimo prezzo che non so quanto costeranno. Quanto costeranno sti loft? Lotte. I loft. Non ne ho idea. E gli hanno anche costruito un ponte per farli arrivare più facilmente qui. Ponticino piccolino, delicato, mai sopra le righe gli olandesi. Insomma, che per essere coerente con tutta questa situazione mi prendo il cartoccio de patate dank u, perché in Olanda the cartoccio is a state of mind. Pranzo invece ci hanno portato alla Food Hallen, che è anche qui una vecchia fabbrica riconvertita a food court, aperta da pochissimo, da un paio di settimane. E la cosa bella è che Anna, che è nell'ente del turismo olandese che ci sta facendo da guida in queste cose, anche lei è vegetariana e quindi ci capiamo. E poi ci sono cibi un po' di tutto il mondo, c'è cucina cinese, laggiù stanno aprendo quello della pizza che non è ancora aperto, poi ci sono anche le tapas spagnole, eccetera eccetera. Rotterdam, come ogni città olandese, è costruita meravigliosamente a misura d'uomo, il che significa che il miglior modo per poterla esplorare è su due ruote. Dovete sapere che una cosa particolare delle bici in Olanda, la maggior parte delle bici perlomeno, è che non hanno i freni. Osservate attentamente le bici di Diana. Senza freni? Non ha freni perché il freno è praticamente il rinculo del pedale, no? Cioè tu pedali all'indietro, tu freni. La mia è un po' diversa nel senso che almeno uno ce l'ha. Questo qua. Il problema principale di tutto questo è che in questo momento c'è il tipico clima olandese, come potete vedere, e fino a 3 secondi fa diluviava da bestia. Io le impenno queste bici, le impenno. Anche tu c'è il freno, sei fortunato. Sì, perché anche... erano troppo alte per Ah, il campanello. Ah, questo è il momento buono nel video per mettere una di quelle canzoni protette da copyright. Bicycle, bicycle.
Cambio ste bici. Quindi 2 polpacci così ti devi fare, bello! Vai! Devo dire che il giro è stato più interessante di quanto aspettassi, perché non è stato un semplice giro in bici, è stata una vera e propria guida architettonica su bicicletta della città. Il portale per avere accesso a questi tour è OMI, cioè Office for Metropolitan Information, attraverso cui si può accedere a Urban Guides, che è praticamente questo servizio che ha tour architettonici. Per gli amanti della tradizione, Rotterdam offre comunque qualche chicca strepitosa appena ai margini della città, come il già citato Delfshaven, oppure il vero e proprio simbolo con cui i Paesi Bassi sono conosciuti nel mondo, i mulini a vento. A circa mezz'ora di strada da Rotterdam si trova un posto che rappresenta l'anima vera e propria dei Paesi Bassi, perché l'Olanda si chiama anche Paesi Bassi perché gran parte del suo terreno si trova sotto il livello del mare, in quanto in tempi antichi hanno rimosso quest'acqua, hanno bonificato certe zone per ricavarne dei terreni coltivabili. Come l'hanno fatto? L'hanno fatto con i mulini a vento, che ovviamente sono il simbolo di questo paese, e in particolare questi qua fuori Rotterdam, che sono i mulini di Kinderdijk, sono un patrimonio UNESCO, perché sono un insieme di 19 mulini che venivano utilizzati appunto per pompare l'acqua al di fuori dei campi, per tenerli sotto il livello del mare, e che oggi in realtà non credo che siano messi ancora in funzione se non durante i weekend, ma soprattutto sono, direi, col tempo che è venuto a fare oggi, il posto ideale per aspettare il tramonto. Ecco, diciamo che a dirla tutta non è che sono stato proprio l'unico ad avere un'idea simile. Sembra che diano il cibo gratis qua se ti presenti con un cavalletto. Il fatto è che sono uno di loro, quindi tecnicamente non posso dire niente. Mi è assolutamente proibito lamentarmi del fatto che siamo in tanti, perché quando sei uno di loro. Il motivo per cui sono così in tanti fotografi alle mie spalle è che ho talmente fortuna da capitare nell'unica settimana in cui vengono illuminati i mulini a vento di notte, cosa che normalmente non fanno. Di conseguenza tutti i fotografi si concentrano in questi giorni per fare delle foto più particolari che durante il resto dell'anno non potresti fare, perché i mulini rimarrebbero neri sostanzialmente. Ah, mettiamo subito le cose in chiaro, se c'è anche solo qualcuno di voi che osa pensare che questo sia solamente culo, non spreco neanche fiato a rispondervi, lascio che sia il Conte a farlo al posto mio. Questa è classe, coglionazzo, classe! Ma a proposito di nobili e persone rispettabili, se parli di Rotterdam c'è una persona che non si può in alcun modo non menzionare. Di tutte le personalità riconducibili a Rotterdam non c'è alcun dubbio che la più famosa di tutte sia di gran lunga Erasmo da Rotterdam. Per chi non lo sapesse, Erasmo da Rotterdam era un filosofo della fine del 1400 che, detta in breve, col suo pensiero dette un contributo molto importante per il passaggio dal Medioevo all'era moderna. E a Rotterdam il ponte più bello e più avveniristico di tutti è a lui dedicato, infatti quel ponte si chiama Erasmusbrug, cioè il ponte di Erasmo. Tra parentesi, una curiosità totalmente gratuita, molti pensano che il progetto Erasmus, cioè sai, gli studenti che vanno a studiare all'estero così, prende il nome da Erasmo da Rotterdam, ma non è così, perché Erasmus non è altro che un acronimo che sta per European Region Action Scheme for the Mobility of University Students. Per gli amici, Erasmus. E dopo un ultimo sguardo all'iconico ponte di Erasmo, il viaggio prosegue verso un'altra città ricca di sorprese. Allora, questa mattina sveglia presto, lasciamo Rotterdam in direzione di Eindhoven. Allora, una cosa bellissima dell'Olanda e in generale del Nord Europa è che i trasporti pubblici funzionano da paura. Ieri sera sono salito su un pullman di periferia, c'aveva il boss. Dove? A Kinderdijk, perché prima nel video l'abbiamo chiamato Kinderdijk, ma è un'evoluzione del nome, diciamo. Abbiamo capito che la pronuncia è sbagliata. Il treno è alle 9:14 e alle 9:12, guardalo là, mamma mia, cioè certe volte l'Olanda mi pare Giappone. Eindhoven non è una città che uno deve venire a visitare nella speranza di vedere chissà quali monumenti, chissà quali landmark o cose di questo tipo. Il focus turistico della città è la sua atmosfera, di fatto riassumibile nella triade tecnologia, design e conoscenza. Eindhoven è una città tra le più innovative al mondo, in questo momento è tra le 10 città più innovative e loro puntano a diventare nel 2020 la città più innovativa al mondo. Considerate che qua sono stati inventati i CD, le stampanti 3D, i sintetizzatori, cioè
è una città che a livello culturale ha dato un contributo al mondo veramente devastante. Ad esempio mi raccontavano che in questo bar, se tu vuoi venire qua e noleggiare una bici, loro te la prestano e si fidano, nel senso, prendi la bici, fatti il giro, poi torni, me la ridai quando hai tempo, quando vuoi, senza pagare, senza cauzione, senza niente, semplicemente sulla fiducia. E loro vanno molto fieri di questo, perché dicono ad Amsterdam una cosa così non sarebbe possibile, perché è appunto un posto troppo turistico. E Eindhoven in questo momento mantiene ancora quella vibrazione autentica che descrive nell'intimo l'intraprendenza e l'internazionalità del popolo olandese. Considerate tra l'altro che Eindhoven è la città più internazionale di tutta l'Olanda, nel senso che è la città dove ci sono più nazionalità rappresentate. Rotterdam è quella che ha la maggior parte di stranieri nella sua popolazione, però come numero di nazionalità Eindhoven sta al top. L'innovazione a Eindhoven passa anche dalle cose più insospettabili. Attaccato alla stazione centrale di Eindhoven c'è il Coffee Lab, che è un bar gestito da Geronimo per gli amici, che ci ha raccontato un concetto molto interessante di Eindhoven. Lui dice: nelle altre città fanno un sacco di locali sberluccicosi dove però alla fine bevi sempre le stesse cose. Noi vogliamo fare un locale che da fuori sembri normale ma dove sperimentiamo un sacco di cose, e qua abbiamo una cosa che per un italiano potrebbe sembrare una bestemmia, cioè il caffè con l'acqua tonica. It's tonic water, right? Tonic water, yes. Che, pensate, la cosa divertente è che io non più tardi di una settimana fa ho fatto una storia su Instagram dove insultavo mia moglie perché prendeva il caffè col limone. Se questo non è karma, ditemi voi. Ma sai che non è male? And we understand and we respect Italian way of making coffee. But times are changing. Ma non è male, sai? Non è male, c'è il suo perché. Adesso devo andare a chiedere scusa a mia moglie per averla coglionata pubblicamente sulla... Se non bisogna essere chiusi a prescindere. Provare, sperimentare. It's the Eindhoven way. Un'altra cosa fantastica della cultura di Eindhoven è che praticamente... Stefano, mi hanno regalato il cappellino dei Eindhoven! Ma che me ne frega, sto facendo della cultura, te lì col bimbo minchia, il cappellino. Ma perché l'hanno regalato anche a mettitelo pure te! Che me ne frega a me della cultura, c'è un cappellino nuovo, è bellissimo! Una breve passeggiata nel cuore di Eindhoven normalmente è sufficiente a capire che il fascino di questa città non sta nell'estetica, ma appunto nelle idee e nella voglia di essere una vera e propria avanguardia in un paese che già di per sé è sempre un passo avanti agli altri. Essendo Eindhoven un centro di sperimentazione e innovazione con una particolare attenzione al design, può capitare di trovarsi in alcuni posti dal concetto completamente innovativo, come quello dove siamo adesso, che si chiama Caserne, non so se la pronuncia è giusta, che sostanzialmente unisce il ristorante, il bar e la galleria di design, di modo che all'esperienza alimentare possa essere aggiunta l'esperienza di guardare un'esposizione di oggetti dal concetto innovativo. E come questo ci sono anche molti altri posti simili in tutta Eindhoven. Ad esempio questo, secondo me, è tipo il locale più bello che abbia mai visto in vita mia. È una roba impressionante, un'opera d'arte. In tutto questo Diana è proiettata verso i 90.000 like su Instagram. Fatta. Ha messo l'occhiale, ha messo la gonna. Guardala là, la diva, la vamp, ti passa pure a fianco con l'accatto. Piedino puntato anche, La gamba accavallata e sei in pole position. Cioè, allora imparate come si fa la lifestyle blogger. Cioè, poi devo dirti la verità, cioè, lei ha un occhio per queste situazioni che è veramente incredibile. Comunque è un talento notevole. Io non le vedrei neanche certe situazioni. Il che mi porta a consigliare fortemente una visita a questa città a tutti quelli che tra di voi studiano, lavorano o anche solo sono appassionati di design, concetti innovativi, eccetera eccetera. Io devo essere onesto, da questo punto di vista sono veramente un analfabeta, però questo non mi impedisce di godermi un qualcosa di nuovo che fondamentalmente non ho mai visto in vita mia, devo essere sincero. Facciamo una piccola pausa di Olanda e quando è ora di mangiare difendiamo l'Italia, no? Grazie a Davide, mitico Davide, mitico. Allora Davide a Eindhoven ha aperto questo posto che si chiama Squisito, sì, che sta all'interno della Downtown Gourmet Market di Eindhoven, che è un concetto che in Italia non è che si trova molto spesso, se non a Roma, al mercato centrale di Roma. Anche a Firenze. Qui intorno vediamo stanno un sacco di ristoranti e tu puoi scegliere quello che vuoi, no? Nel senso, puoi scegliere quelli che fanno schifo o quelli italiano. E sono campanilismo mi sia consentito. Dobbiamo dire anche che noi eravamo un pochino scettici. Sì, quando ci hanno detto oggi mangiamo italiano, siamo fatti tutti il segno della croce, no? Io ho fregato. No, lui è un grande, veramente, adesso scherzi a parte. Volete mangiare qualcosa di decente in Olanda perché diversamente, cioè, come dicevamo, la cultura alimentare hanno tante altre cose. Hanno tanti altri pregi. Spaghetto integrale con capperi e pomodorini. Capperi di salina. Tra l'altro questa è una cosa che tutti mi criticano, che io sono l'unico youtuber che non fa mai vedere quello che mangia. Dì la
verità che la tua faccia è più bella del cibo. Vabbè dai, poi ti allungo 50 euro, Grazie, capite? grazie. Lei invece le tagliatelle col pesto di pistacchio. Questo pesto di pistacchio. Di broche. Beh, inizia a farmi male il braccio. Buon appetito, raga. Ad ogni modo, ci sono cose in cui persino l'innovativa Eindhoven è attaccata alle tradizioni. E tu pensavi fosse finita, Invece cioè, beh, dopo tutto l'Olanda fa rima con bici. Cioè, non so in che lingua, ma in qualche lingua farà rima per forza di cose. Però. Cosa vuoi, Diana? A sto giro c'è anche i freni. Chi arriva prima in Lussemburgo vince. Un test di conoscenza sul calcio. Chi gioca in quello stadio là? Eindhoven? Grazie al cacchio, cioè il nome della squadra. Indoventus. No. No, Indoventus non si può sentire, è strepitosa. L'ha chiamata l'Indoventus. E il PSV Eindhoven. 2 colpi di pedale ci portano in pochi minuti leggermente fuori dal centro di Eindhoven, dove la città ha vissuto il suo cuore economico per oltre un secolo, ovvero lo sterminato e sconfinato stabilimento della Philips, o meglio quello che oggi ne rimane, a cominciare dal settore che un tempo era noto come Stripe R. Sostanzialmente la vecchia zona industriale dove c'era lo stabilimento della Philips, che come tutti sapete aveva sede a Eindhoven e per un sacco di tempo ha prodotto lampadine, motivo per cui Eindhoven è soprannominata la città della luce. La zona che una volta era occupata dallo stabilimento della Philips oggi è stata riconvertita in parte in abitazioni e in parte in questa enorme design factory e esposizione di oggetti di design, arredamento eccetera eccetera, che è letteralmente un paradiso per chiunque sia appassionato di questo argomento, che assolutamente non può non passare da queste parti. Oltre a Stripe R esiste anche Stripe S, Stripe Z eccetera eccetera, e se già Rotterdam ci aveva stupito la capacità di riqualificare delle vecchie aree industriali dismesse, qui ad Eindhoven gli olandesi hanno fatto un vero e proprio capolavoro, perché fino a una ventina d'anni fa 2 persone su 3 ad Eindhoven lavoravano alla Philips, e quando la fabbrica è stata chiusa loro per reinventarsi hanno fatto un vero e proprio miracolo, non solo per trovare delle nuove opportunità di lavoro, ma anche per decidere che cosa fare di uno stabilimento che era grosso come un villaggio, perché la Philips ha un'estensione sterminata, è veramente gigantesca, e che conteneva una valanga di edifici destinati a collassare su se stessi e a marcire negli anni, no? Loro invece hanno avuto la visione di trasformarla in una nuova città sostanzialmente, per cui dopo aver fatto una bonifica, aver tolto tutti i materiali tossici, hanno dato in concessione degli spazi abitativi e lavorativi, delle volte gratis, delle volte a bassissimo prezzo, per incentivare le persone a venire a stabilire qui delle attività, a creare veramente una vera e propria nuova città all'interno di una vecchia fabbrica. E il risultato è questo qua, una delle zone più fiorenti di Eindhoven, un esempio a livello mondiale di riqualificazione di un'area industriale. E io da torinese non posso fare a meno di farmi la domanda di quello che succederebbe a Torino un domani che per ipotesi dovesse chiudere la Fiat, no? Che un paragone che ci sta abbastanza. Saremmo in grado noi di fare una roba del genere? Quale altra città al mondo avrebbe potuto avere una visione così limpida del futuro e allo stesso tempo la capacità di seguirla con tanta forza e coerenza? Questa è la domanda con cui ogni viaggiatore attento lascia Eindhoven. Altro giro, altra corsa, abbandoniamo Eindhoven per andare a Utrecht. Siamo già arrivati in realtà. con la pronuncia più cattiva. Utrecht. No, non sono capace. È più olandese. Utrecht, finalmente una città che non è stata distrutta durante la guerra, pertanto conserva ancora oggi il suo aspetto tradizionale di città romantica, circondata da canali. Dopo esserci fatti un bellissimo giro all'interno dei suoi canali del centro storico, ci aspetta una bella scalata sulla Torre del Duomo. 460 scalini. Famoli, li contiamo? Oppure... Sono già 2, avete fatto 2. Contano anche quelli, allora sono 463. No, sì, da fare ancora. Che manca. Vabbè, allora non pazzesco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tra l'altro, momento estremamente romantico, abbiamo incrociato un matrimonio che di per sé non è una cosa così strana, capita, però oggi è il mio anniversario di matrimonio e quindi sono molto affine a questi giovani sposini. E voi direte, sei una bestia, non sei con tua moglie, così. A parte che mia moglie in questo momento è in Crimea a lavorare, però noi tanto abbiamo 4 anniversari, quindi festeggiamo quelli dopo, chi se ne frega. Ciò che accadde di lì a poco, secondo me l'avete già capito da soli. Volevi forse sperare di girartela a piedi Utrecht? No? Ci hanno appena detto una statistica interessante: 18 milioni di olandesi
fanno i postini qui, no? No, abitanti, 18 milioni di abitanti e 22 milioni di bici, cioè hanno più di una bici pro capite. Dopotutto c'è un motivo, cioè girare in bici per le città olandesi è davvero una figata atomica. Utrecht è la quarta città più grande dei Paesi Bassi, nonché una delle più antiche sostanzialmente, molto famosa principalmente per l'università, il che la rende una città estremamente ricca di gioventù, attività, vita, eccetera eccetera, perché ci sono qualche decina di migliaia di studenti. In tutto questo io devo ritrovare la mia bicicletta che mi è stata presa dagli ispanici, penso. Sì, no? sono sempre loro il No? problema. Amici amici e poi ti fottono la bici, come si suol dire, eh? Per gli amanti di architettura a Utrecht c'è una casa che è un'icona sostanzialmente, cioè la Rietveld Schröderhuis, che è costruita da Rietveld ispirandosi a un famosissimo quadro di Mondrian che avrete sicuramente tutti visto, quello con i quadri bianchi, rossi, gialli e blu, solo colori primari, no? Che è un patrimonio UNESCO, come mi ricorda giustamente Diana. A tal proposito approfitto di Diana perché questa è la classica cosa che devi saper apprezzare, perché io che di architettura non capisco niente passo qua a fianco e dico ma che è sto cubo bianco, no? Però se ti pensi che... Cioè questa casa l'hanno fatta 90 anni fa, risulta contemporaneo oggi, 90 anni fa era oltre il futuro. E Diana, che ha studiato architettura, che ha il cranio dietro, ovviamente le può apprezzare queste cose, ce le spiega, diversamente noi... Io e l'altra zappa lì che... Vuoi andare a comprare un gelato, Dani? Ti vedo già preso bene. Andiamo a prendere il gelato! Beh, siete i miei velini. Lo so, l'ho già detto tante volte, ma è veramente una sorpresa ogni volta vedere di quanta geniale inventiva siano provvisti gli olandesi. Per esempio, guardate questo locale fatto con assi di legno, porte e finestre usate. Cioè, anziché finire in una discarica queste cose, ci hanno fatto un locale di design. È geniale, ma se ci pensi non ci va neanche tanto, basta semplicemente un po' di creatività e mettere insieme le cose. Se poi vogliamo parlare di mobilità cittadina, da anni in grandissima parte delle città olandesi la politica è tenere le macchine il più possibile fuori dalle città, per avere meno inquinamento, più silenzio e più spazio per muoversi a piedi, in bicicletta, eccetera eccetera. E come fanno questo? Incentivando il non utilizzo, quindi mettono i parcheggi in centro che costano una sassata, tipo 7 euro l'ora, cosa del genere, però ti danno la possibilità di lasciare la macchina fuori città pagando pochissimo e avere gratis i biglietti per i mezzi pubblici, che ovviamente sono efficientissimi, passano molto di frequente e di fatto davvero non conviene muoversi con la macchina a meno che tu non sia tra quelle poche persone che hanno bisogno di portare grosse quantità di roba, no? Questo è solamente uno dei tanti aspetti che ti dimostrano come gli olandesi siano veramente con 2 piedi e mezzo dentro al futuro. Ecco, queste ultime parole che ho detto in camera poco prima di prendere l'ultimo treno del mio viaggio sono forse ciò che meglio descrive questi giorni alla scoperta di un'Olanda forse troppo sottovalutata nel mondo turistico. Intendiamoci, Amsterdam resta secondo me una delle città più belle al mondo e sogno di poter vedere un giorno la fioritura dei tulipani di Keukenhof o i mulini a vento di Zans e Schans. Tuttavia questi posti raccontano la bellezza e la storia dell'Olanda, ma poco della sua anima odierna, che è molto più facile percepire nelle città costruite a immagine e somiglianza di questo spirito, proprio come Eindhoven e Rotterdam, vere e proprie fenici risorte da una distruzione totale in una guerra in cui l'Olanda è stata coinvolta senza nessun motivo reale, dal momento che per invadere la Francia a Hitler in realtà sarebbe bastato invadere il Belgio. Molti storici sostengono infatti che l'invasione tedesca dei Paesi Bassi nel maggio del 40 sia stata assolutamente inutile, ma sta di fatto che è da qui che queste città sono dovute ripartire e lo hanno fatto in una maniera semplicemente strepitosa, sfruttando ciò che realmente rende gli olandesi unici al mondo, ovvero un mix tutto arancione di fantasia e intuizione, qualità con cui molti secoli fa nel commercio hanno inventato le multinazionali, nell'agricoltura hanno rubato la terra al mare, nell'arte hanno messo firme come Rembrandt, Vermeer e Van Gogh, nel calcio hanno inventato il calcio totale e nella tecnologia, architettura, ecosostenibilità e design hanno regalato al mondo tutto ciò che in un vero viaggio in Olanda non si può non andare a scoprire, visitando le sue città che più di tutte hanno i piedi ben saldi in un futuro che finalmente, per una volta, riempie di speranza non solo il pianeta, ma anche gli occhi delle persone che ci abiteranno. Me disculpen, mi amigos italianos, si ahora voy a hablar español, pero tengo que presentarme nuestros amigos de España. Empezamos con el jefe de la expedición, Ignacio Izquierdo. Ciao, ciao, ciao. Mi hermoso compañero del Almacer. Ma mi hermano de foto. Hermano de foto. Fotógrafo de bravísimo. madrugar.
Y después empezamos desde Valladolid. Desde Valladolid al mondo, a Bolivia. A Bolivia. El boliviano Ruben. Mítico. Piacere saludare alla gente de Stefano. Italia, bravo. Italia. Bravo, bravo. Desde Madrid, la videomaker más guapa de toda Madrid. Mira en cámara. Sandra, bueno. Y al final, el español que habla italiano, el hombre más muscoloso de toda la España, el mochillero. Ciao ragazzi, Mitico, grande. sono Alberto, benvenuti in Olanda, speriamo vi sia piaciuto questo video. Bene, questo era il resto della nostra squadra, è stato un viaggio bellissimo, alla prossima.